Cari amici di Moto.it, mi chiamo Francesco Loreti e sono il proprietario di questo BMW K1200S con il quale ho viaggiato percorrendo oltre 300.000 km. Purtroppo è giunto il momento di intervenire per la prima volta nel suo motore e grazie alla competenza, all'esperienza ma soprattutto alla passione per le moto, il concessionario BMW Motorrad di Perugia, Alberto Palma, procederà allo smontaggio del suo motore pezzo per pezzo. Analizzerà poi ogni suo singolo componente cercando di riportarlo alle sue condizioni di origine, il tutto con un unico obiettivo: raggiungere 500.000 km. Vi presento il concessionario BMW Motorrad di Perugia, Alberto Palma, e il responsabile tecnico della medesima concessionaria, Daniele Barcaccia. Prego. Dopo aver tolto il motore dalla moto e quindi avendolo aperto completamente e ripulito certi organi, ci siamo apprestati alla misurazione, a dei controlli sommari e ci siamo stupiti ovviamente della realizzazione da parte di BMW di lavorazioni, di utilizzo di certi materiali, e adesso insieme li andremo ad analizzare pezzo per pezzo. La testata non presenta grosse incrostazioni, questo è significativo e vuol significare appunto che il motore funziona molto bene, e troviamo addirittura i condotti di aspirazione perfettamente puliti e gli anelli delle sedivalvole in ottime condizioni. Sul condotto di scarico troviamo della fuliggine che è naturale per questo chilometraggio. Nelle canne dei cilindri troviamo ancora la rigatura che Casamadre fa con un'inclinazione ben particolare affinché lo scopo della rigatura sia quello di trattenere il più possibile l'olio per la lubrificazione degli stantuffi dei pistoni. Ecco, le rigature sono ancora presenti e ben visibili sulle canne. Albero motore, nessuna rigatura di nessun rilievo né sugli alloggiamenti dell'albero né sugli alloggiamenti delle bielle. Nessuna lavorazione verrà fatta sull'albero motore se non il rimontaggio di bronzine nuove. La valvola di aspirazione si presenta con una pulizia unica, direi, per questo chilometraggio, perfetta anche la sua tenuta nella zona di contatto con l'anello della sedivalvola. Azionamenti dei comandi delle valvole, questi, che hanno tenuto anche loro alla perfezione, hanno un accenno di una decolorazione del trattamento termico di cementazione. Anche questi componenti riprenderanno il loro posto all'interno della testata. Il pistone è stato ripulito per andare a cercare la classe di tolleranza corretta, non ci sono segni di nessuna natura di detonazione e non presenta nessuna rigatura né negli spazi tra le fasce e nemmeno nel suo mantello. La biella, classi di peso identificata dal costruttore con questi due punti di colore, nessun problema sull'occhio superiore della biella. Per quello che riguarda la bronzina sul lato inferiore troviamo anche qui
una lavorazione e una condotta perfetta della bronzina. Per quello che riguarda invece la bronzina nella parte superiore, troviamo questo alone circolare e in questo punto i due metalli morbidi che compongono la bronzina, indio e stagno, hanno fatto il loro lavoro preservando le rigature dell'albero motore dall'anello di acciaio della bronzina. Bronzina impropriamente chiamata bronzina perché in realtà qui abbiamo un nastro di acciaio da circa 2 mm rivestito di quei due metalli morbidi che ho appena citato. Siamo ora agli alberi del cambio, i cui ingranaggi non presentano gravi segni di usura, così come le piste sugli ingranaggi scorrevoli, come si può vedere qui, e nemmeno gli innesti frontali non hanno segni preoccupanti. I cuscinetti ovviamente hanno subito l'usura dei 300.000 km come c'era da aspettarsi, ma anche questo è nulla di grave. Qui abbiamo una forchetta e come si può vedere il rivestimento superficiale di indurimento è pressoché perfetto in tutti e due i lati. Il comando desmodromico è in ottime condizioni, come si può vedere nelle piste. Quindi tutto sommato possiamo dire che la trasmissione, con i suoi 317.000 km, si è comportata in maniera egregia. Dopo aver smontato e esaminato ogni singolo pezzo, siamo arrivati ad una conclusione su un motore che, come abbiamo già detto, è arrivato a 317.000 km. E nella fattispecie la testata, le valvole, i pistoni e il cambio sono stati da noi controllati attentamente e revisionati per arrivare al traguardo dei 500.000. La testata, i condotti sono stati lucidati, tolti quindi le incrostazioni, ripuliti, rifatte le sedi e le guide valvole. È stata poi spianata con una macchina particolare centesimale la sua superficie di contatto con la guarnizione. Il monoblocco è già stato richiuso con le nuove bronzine, le nuove VTBL. Siamo intervenuti sui pistoni sostituendo solamente le fasce e, avendo ripulito i pistoni, li abbiamo rimontati nella loro posizione naturale. Siamo intervenuti al cambio solo ed esclusivamente per la sostituzione dei cuscinetti e null'altro per quello che riguarda questo componente. Devo fare a questo punto una conclusione importante. Avendo smontato diverse volte dei motori boxer con chilometraggi analoghi a questi, devo dire francamente che quando ho aperto questo motore sono rimasto stupito del progetto che BMW ha fatto sulla costruzione di questo motore, che mi ha sorpreso ovviamente per certe caratteristiche di robustezza. E a questo punto devo dire anche una cosa: che probabilmente questo motore, se fosse stato utilizzato in maniera diversa da come Francesco l'ha usato spesso, tirandolo magari sempre a regimi molto alti, questo motore sarebbe arrivato a fare questo tipo di intervento che abbiamo fatto in questo momento probabilmente direttamente a 500.000. Questo conferma senza dubbio le caratteristiche tecniche e meccaniche del progetto BMW, che sul 4 cilindri ha sorpreso di gran lunga rispetto a un bicilindrico le mie aspettative. Frankie, dai il gas!